Ciao e benvenuti nel nostro On the Road negli Stati Uniti. In questa serie vi porteremo alla scoperta dei più bei parchi del Southwest, tra paesaggi mozzafiato, distese di roccia rossa, archi naturali e immensi canyon, e visiteremo, o meglio cercheremo di visitare, le iconiche città di Los Angeles e Las Vegas, ma avremo anche imprevisti, contrattempi e dovremo affrontare qualche difficoltà. Venite con noi nelle nostre avventure e disavventure e lasciatevi ispirare dalle bellezze di questi luoghi. Negli episodi precedenti, dopo una breve tappa a Los Angeles e Las Vegas, abbiamo raggiunto i grandi parchi dello Utah. Recuperate i video nella playlist in alto a destra in descrizione. Oggi ripartiamo alla volta della magnifica Monument Valley. Andiamo! Abbiamo lasciato Moab direzione Monument Valley, dove passeremo questa notte. Siccome il parco è tutto sullo sterrato, abbiamo deciso di prenotare un tour guidato in jeep che comunque toccherà tutti i punti panoramici, per cui non dovremmo perderci niente. Tenete a mente queste parole, perché non tutto andrà come previsto. Sul sito di Navajo Nation Parks trovate un sacco di tour operator che fanno questo tour, vi lasciamo il link in descrizione. Noi abbiamo scelto Tribal Tours, il costo è di 70 euro a persona, più le tasse alla fine viene 80 euro a persona, in più c'è da pagare l'ingresso al parco che è di 8 euro a persona. Se poi invece volete fare il tour con la vostra macchina i prezzi ovviamente sono differenti. E niente, abbiamo prenotato per le 13, ma prima di arrivare alla Monument Valley abbiamo ancora qualche tappa intermedia, per cui rimanete con noi. Riprendiamo la US 191 e 20 miglia a sud di Moab. Sulla strada troviamo il Wilson Arch. Saliamo sulla roccia liscia per circa mezzo miglio fino a raggiungere l'arco. Tell me what you wanna do. Give me everything you got. I just wanna try to get. A Bluff imbocchiamo la US 163, ma 17 miglia più avanti deviamo per il Gooseneck State Park. Subito ci troviamo davanti ad un'imponente anticipazione dell'Horseshoe Bend che vedremo domani, ma al cubo, tre anse create dal San Juan River che scorre 300 metri sotto di noi. Abbiamo lasciato il Gooseneck State Park, carino. Per raggiungerlo si fa una breve deviazione dalla strada principale, circa 4 miglia, poi si paga solo il parcheggio che sono 5 euro e il punto panoramico è fondamentalmente uno ed è lì attaccato al parcheggio. Ritorniamo sulla US 163 e subito avvistiamo Mexican Hat, una formazione rocciosa che ricorda un sombrero. E 10 miglia più avanti arriviamo in un punto che avevamo sottovalutato, ma che ci ha letteralmente commosso. Il super popolare Forrest Gump Point, dove Forrest Gump terminò la sua corsa, ci offre una prima indimenticabile vista panoramica sulla Monument Valley. E ora corriamo verso il tour di 2 ore e mezza che parte alle 13. A bordo di questo pick-up iniziamo ad ammirare le formazioni più belle e famose del parco. I need tonight. You're gonna give it to me right. Give me everything that you got to give. Baby, show me the light. Wanna go fino al John Ford Point, dedicato al celebre regista western, dove per qualche dollaro si può fare anche una foto a cavallo come John Wayne. E qui cambia tutto. Abbandonati durante il tour, siamo in un pick-up. Speriamo che ci porti a destinazione. Ricordate quando vi avevo detto che abbiamo preso il tour da Tribal Tour per la Monument Valley? Ecco, benissimo, non fatelo. Siamo stati abbandonati al John Ford Point, così. Ci hanno dato 10 minuti per far foto e dopo 8 minuti e mezzo se n'erano andati.
Gli siamo corsi un po' dietro, ma evidentemente non è stato sufficiente. Abbiamo trovato 2 buonanime, mamma e figlio, che ci hanno caricato sul loro pick-up dove siamo attualmente e adesso stanno facendo tour di tutti i vari gioiellieri che ci sono qui sulla Monument Valley, quindi ce lo stiamo facendo il tour così anche noi e si spera che poi ci riportino su. Speriamo, meno male che almeno abbiamo trovato loro. Abbandonati durante il tour. Tour fai da te. Approfittiamo delle soste per ammirare ancora qualche punto panoramico prima di ritornare. The only thing I need tonight, you're gonna give it to me right. Give me everything that you got to give. Baby, show me the light. Wanna go downstairs, kissing your feet, and you make me crazy. Now I wanna go downstairs, kissing your feet, and you make me crazy. Wanna get low, wanna get trouble. Ed eccoci alle cabine del The View Hotel alla Monument Valley. Qui è dove passeremo la notte. Bagno, letti a castello, tutto quello che ci serve. Poi qui abbiamo anche frigo e microonde. Ma il pezzo forte è la vista. Questa è la vista che abbiamo dalla finestra. Un'altra esperienza che ha reso la nostra visita indimenticabile, stavolta in senso positivo, è stata la permanenza al The View Campground, 2 file di cabine che affacciano direttamente su uno dei panorami più belli di questo viaggio. La permanenza qui è molto costosa, ma un'esperienza così non ha prezzo. Per una notte abbiamo speso circa $328 in 2, incluse le tasse, una colazione di qualità discutibile e un buono di $20 per il Trading Post. Vi lasciamo il link in descrizione, ma ricordatevi di mandare una mail se non trovate posto, rispondono subito e sono molto disponibili. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Mi paleso un attimo dal futuro per raccontarvi qualche retroscena della nostra disavventura. Considerate che in tutta quella situazione io ero anche senza cellulare, perché nella fretta, e io in quel momento ancora non stavo bene, l'ho dimenticato nel bagno pubblico alla Monument Valley. Per fortuna ho avuto la lucidità di prendere immediatamente il telefono di Dani, cercare un recapito telefonico e telefonargli prima che smettessero di prendere i telefoni poi nel deserto. E per fortuna poi il personale me l'ha ritrovato e me l'ha ridato quando siamo ritornati, ma i primi 10 minuti sono stati veramente di panico. Nel momento in cui tiriamo un sospiro di sollievo, veniamo abbandonati nel mezzo del deserto e a quel punto i telefoni non prendevano più, per cui non potevamo chiamare più nessuno e meno male che avevamo con noi gli zaini, perché se li lasciavamo sulla Jeep, con 2 buche questi rotolavano fuori dalla Jeep e li avevamo persi per sempre. Comunque, veniamo poi salvati, come sapete, tutto bene quel che finisce bene, ma non è finita qui. 2 giorni dopo, quando usciamo dal Grand Canyon, lo vedrete nel prossimo video, ricevo la classica mail automatica dell'agenzia che mi dice: grazie per aver partecipato al nostro tour, lasciaci una recensione.
Non potevo farmela scappare. Gli lascio una recensione di fuoco su Google con una stella perché meno non si poteva, dove racconto quello che ci è successo. 20 minuti dopo vengo contattata dalla responsabile dell'agenzia che mi chiede spiegazioni, tutto questo in privato. Io le spiego e lei era chiaramente sconvolta, ma mi accampa delle scuse che non si potevano sentire. Adesso purtroppo, essendo una conversazione privata, non posso entrare nel dettaglio, però vi posso dire che 2 ore dopo avevo già ricevuto indietro tutti i soldi per fortuna e mi è stato anche offerto un tour privato gratuito che purtroppo immagino non potremo utilizzare. Il giorno dopo lei si parla con la guida per chiedergli spiegazioni e effettivamente viene fuori che ci ha dimenticati, cioè siamo partiti in 7 ed è tornato con 5 e ha detto che d'ora in poi conterà, ma che lo faceva sempre. Guarda, io spero tanto che conti d'ora in poi e che non succeda più a nessuno. Ritorniamo al video. Con gli occhi pieni di questi scenari desolati ma stupendi, dopo colazione partiamo verso la vera Arizona. Questo video finisce qui, ma nel prossimo episodio faremo tappa a Page dove collezioneremo gli ennesimi sfondi di Windows e ovviamente a Sua Maestà il Grand Canyon. Per cui iscrivetevi ed attivate la campanella per non perdervi il prossimo episodio. Alla prossima, ciao!